Buonasera a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi sono qui con Lucas per parlare di un argomento molto importante. Lucas, come stai questa sera? Buonasera, Mia. Buonasera a tutti. Sto bene, grazie. Sai, proprio oggi ho ricevuto una telefonata da mio cugino Marco. Vive in Germania e vuole trasferirsi in Italia. Mi ha fatto 1000 domande sui prezzi qui. Oh, che interessante! E cosa gli hai detto? Immagino che volesse sapere se l'Italia è un paese caro o economico, vero? Cari ascoltatori, anche voi vi siete mai chiesti quanto costa vivere in Italia? Scrivetelo nei commenti. Esatto. Marco mi ha chiesto: Lucas, quanto spendo al mese per vivere a Roma? E io non sapevo da dove iniziare, perché dipende da tante cose, no? Certo che dipende. Per esempio, dipende dalla città. Vivere a Milano è molto diverso da vivere in un piccolo paese in Sicilia. I prezzi cambiano tantissimo. Proprio così. Ho detto a Marco che l'affitto è la spesa più grande. A Roma, per un appartamento di 2 camere in centro, puoi spendere anche 1000 euro al mese o più. 1000 euro! Sì, nelle grandi città gli affitti sono alti, ma se vai in periferia o in città più piccole puoi trovare appartamenti a 500 o 600 euro. È una bella differenza, no? Una differenza enorme. Marco mi ha detto che in Germania paga 800 euro per un appartamento grande e moderno. Gli ho spiegato che in Italia, con 800 euro, in alcune città puoi avere un bell'appartamento, ma in altre no. E poi c'è il cibo. Ascoltatori, voi quanto spendete per la spesa ogni settimana? Fateci sapere. Lucas, cosa hai detto a Marco sul costo del cibo? Gli ho detto che dipende da dove fai la spesa. Al supermercato, per una persona, puoi spendere circa 50 o 60 euro a settimana, ma se vai al mercato locale, spesso spendi meno. Il mercato è fantastico. Frutta e verdura fresca a prezzi buoni. E poi, Lucas, hai parlato a Marco dei ristoranti. Perché mangiare fuori in Italia è un'esperienza speciale. Sì, gli ho detto che una pizza al ristorante costa tra gli 8 e i 12 euro. Un pranzo completo in una trattoria può costare tra i 15 e i 25 euro a persona. Perfetto. E questo è un buon prezzo per mangiare cibo italiano autentico. Ma dimmi, Marco ha chiesto anche dei trasporti? Come si muove la gente in Italia? Certo, gli ho spiegato che in città come Roma, Milano o Napoli molte persone usano i mezzi pubblici. Un abbonamento mensile per autobus e metro costa circa 35 o 40 euro. Molto conveniente. È molto più economico che usare l'auto ogni giorno. E la benzina? Quanto costa oggi la benzina in Italia? Ah, la benzina! Ho controllato proprio ieri. Costa circa 1,80 euro al litro. Non è economica. Per questo molte persone preferiscono i mezzi pubblici o la bicicletta. La bicicletta è una bellissima opzione. È gratis. Ascoltatori, voi usate la bicicletta nella vostra città? Scrivetelo qui sotto. Lucas, tuo cugino ha chiesto delle bollette? Sì, le bollette sono importanti. Gli ho detto che per elettricità, gas e acqua, in un appartamento medio puoi spendere circa 100 o 150 euro al mese. Dipende dalla stagione. Vero. D'inverno con il riscaldamento le bollette sono più alte. D'estate con l'aria condizionata anche. Ma ci sono modi per risparmiare, giusto? Assolutamente. Puoi usare meno riscaldamento, spegnere le luci quando non servono, fare docce più brevi, piccole cose che fanno la differenza. Ottimi consigli. E internet e telefono. Sono spese importanti oggi, specialmente per chi lavora da casa. Ho detto a Marco che internet a casa costa tra i 20 e i 30 euro al mese. Per il telefono cellulare ci sono offerte da 10 a 20 euro al mese, con tanti gigabyte. Questo è già interessante.
In Italia le offerte per il telefono sono abbastanza economiche. E dimmi, Marco ha chiesto delle spese per il tempo libero. Cinema, palestra, cose così? Sì, un biglietto del cinema costa circa 8-10 euro. L'abbonamento in palestra può costare da 30 a 60 euro al mese, dipende dalla palestra. E i libri? Le persone in Italia leggono molto. Un libro nuovo quanto costa? Un libro nuovo costa tra i 10 e i 20 euro. Ma ci sono le biblioteche pubbliche dove puoi prendere libri gratis. È un servizio bellissimo che abbiamo in Italia. Le biblioteche sono meravigliose. Ascoltatori, voi usate le biblioteche? Quali servizi gratuiti ci sono nella vostra città? Raccontatecelo. Marco mi ha fatto anche una domanda difficile. Mi ha chiesto quanto guadagna una persona in Italia? Quanto è lo stipendio medio? Ottima domanda. Lo stipendio dipende dal lavoro, dalla città, dall'esperienza. Ma in generale, uno stipendio medio in Italia può essere tra i 1.500 e i 2.000 euro netti al mese. Esatto! Gli ho spiegato che con 1.500 euro puoi vivere bene in una città piccola, ma in una grande città come Milano o Roma devi fare più attenzione alle spese. Bisogna fare un budget, sapere quanto entra e quanto esce ogni mese. Lucas, tu fai un budget per le tue spese? Sì! Ogni mese scrivo tutte le mie spese. Affitto, cibo, trasporti, bollette, telefono. Così so esattamente dove vanno i miei soldi e posso risparmiare. Bravissimo! Il budget è molto importante. Ascoltatori, voi fate un budget mensile? Quali trucchi usate per risparmiare soldi? Condividete le vostre idee. Un'altra cosa importante che ho detto a Marco è che in Italia ci sono tante cose gratis. Musei gratuiti la prima domenica del mese, concerti nei parchi, festival nelle piazze. È vero, la cultura in Italia è accessibile a tutti. Puoi goderti l'arte, la musica, il teatro senza spendere troppo. E poi camminare per le belle città italiane è gratis ed è bellissimo. Marco mi ha anche chiesto delle spese mediche. In Italia abbiamo il sistema sanitario nazionale. Con la tessera sanitaria molte cose sono gratuite o costano poco. Il sistema sanitario è un grande vantaggio. Una visita dal medico di base è gratis. Alcuni esami costano un piccolo ticket, ma non sono cari. Le medicine? Alcune sono gratuite, altre hanno un costo ridotto. Gli ho spiegato che per le medicine, con la ricetta del medico, paghi meno. Senza ricetta paghi il prezzo intero. Può essere una differenza di 10 o 15 euro. Importante saperlo. E l'assicurazione sanitaria privata? Alcune persone la fanno? Sì, alcune persone hanno anche un'assicurazione privata. Costa circa 50 o 100 euro al mese, ma ti dà accesso più veloce ad alcuni servizi e più scelta di ospedali. Capisco. Ogni persona decide cosa è meglio per lei. Lucas, tuo cugino ha chiesto dei vestiti? Quanto costa vestirsi in Italia? Mi ha chiesto proprio questo. Gli ho detto che dipende dove compri. Nei negozi economici una maglietta costa 10 o 15 euro. Nei negozi di marca può costare 50 euro o più. E ci sono i saldi. 2 volte all'anno, in estate e in inverno, i negozi fanno grandi sconti. Puoi risparmiare il 50 o il 70%. I saldi sono perfetti per comprare vestiti di qualità a prezzi buoni. Marco era molto contento di saperlo. Gli piace vestirsi bene, ma non vuole spendere troppo. Chi non vuole risparmiare? Ascoltatori, voi aspettate i saldi per comprare vestiti? Quali sono i vostri negozi preferiti? Ditecelo nei commenti. Un'altra spesa importante sono le scarpe. In Italia le scarpe di buona qualità costano tra i 50 e i 100 euro, ma durano tanto tempo.
Meglio comprare scarpe di qualità che durano anni piuttosto che scarpe economiche che si rompono subito. È un investimento. Marco mi ha fatto ridere quando mi ha chiesto: «E il caffè? Quanto costa il caffè in Italia?» Sa che noi italiani amiamo il caffè. Il caffè. L'amore degli italiani. Un caffè al bar costa circa 1 euro o 1,20 euro. Se lo bevi in piedi al bancone costa meno che al tavolo. Gli ho detto che se bevi 2 caffè al giorno al bar spendi circa 60 euro al mese. Ma se fai il caffè a casa spendi molto meno. La moka italiana. Con la moka puoi fare un ottimo caffè a casa. Un pacchetto di caffè costa circa 4 o 5 euro e dura una settimana o più. Marco era sorpreso. In Germania il caffè al bar costa molto di più. È contento che in Italia può bere un buon caffè a un prezzo giusto. Il caffè italiano è speciale. E poi andare al bar è parte della cultura italiana. Non è solo bere caffè, è socializzare, parlare con gli amici, godersi un momento. Esattamente. Gli ho detto: Marco, in Italia il bar è come una seconda casa. La mattina prendi il caffè, leggi il giornale, parli con il barista. È un'esperienza. Che bello! Ascoltatori, voi andate spesso al bar? Qual è il vostro bar preferito? Raccontateci. Un'altra domanda di Marco era sui regali. Quanto si spende in Italia per i regali? Compleanni, matrimoni, occasioni speciali. Bella domanda. Dipende dalla relazione con la persona. Per un amico puoi spendere 20 o 30 euro. Per un matrimonio forse 50 o 100 euro. Gli ho spiegato che non è importante quanto spendi, ma il pensiero. Un regalo fatto con il cuore vale più di un regalo costoso. Bellissimo! In Italia le persone apprezzano i gesti sinceri. Un biglietto scritto a mano, un dolce fatto in casa, un fiore del giardino. Sono regali speciali. Marco mi ha anche chiesto delle vacanze. Quanto costa fare una vacanza in Italia? Lui vuole visitare tante città italiane. Le vacanze in Italia possono essere economiche o car, dipende da cosa scegli. Un hotel in città turistica costa da 50 a 200 euro a notte. Ma ci sono ostelli e bed and breakfast più economici. Vero? Gli ho consigliato di cercare le offerte online, prenotare in anticipo, viaggiare fuori stagione. Così può risparmiare e vedere posti bellissimi. E viaggiare in treno in Italia è comodo ed economico. Un biglietto da Roma a Firenze costa circa 30 o 40 euro. Con il treno regionale ancora meno. Il treno è perfetto. Vedi i paesaggi italiani, è rilassante e arrivi nel centro della città. Marco era entusiasta. E poi ci sono i piccoli paesi, i borghi. Lì puoi mangiare in trattorie dove un pranzo completo costa 15 euro. Vino della casa, pasta fatta in casa, dolce, tutto incluso. I borghi sono tesori nascosti. Meno turisti, prezzi più bassi, esperienza autentica. Gli ho detto: Marco, devi assolutamente visitare i borghi italiani. Ascoltatori, quali borghi italiani conoscete? Quali ci consigliate di visitare? Scrivetelo qui sotto, vogliamo scoprire posti nuovi. Un'altra cosa che ho detto a Marco è che in Italia ci sono tanti mercatini. Mercatini dell'usato, mercatini di antiquariato. Puoi trovare cose bellissime a prezzi bassi. I mercatini sono fantastici. Puoi trovare mobili, libri, vestiti, oggetti vintage. E puoi contrattare il prezzo. È divertente e puoi risparmiare tanto. Marco ama le cose vintage. Gli brillavano gli occhi quando gli ho parlato dei mercatini di Porta Portese a Roma o delle Pulci a Firenze. Questi mercatini sono famosi, ma ogni città ha i suoi mercatini. E la domenica mattina molti paesi hanno il mercato settimanale con cibo, vestiti, oggetti per la casa. Il mercato settimanale è una tradizione italiana. Le persone si incontrano, fanno la spesa, chiacchierano. È un momento sociale importante. Lucas, dopo tutte queste informazioni, cosa ha deciso Marco?
Si trasferisce in Italia? Sì, ha deciso di sì. Ha capito che in Italia, con un buon stipendio e gestendo bene i soldi, si può vivere bene. Non è il paese più economico del mondo, ma la qualità della vita è alta. Che bella notizia! E ha ragione. In Italia hai buon cibo, bella cultura, clima piacevole, persone calorose. Sono cose che hanno un grande valore. Gli ho detto che il segreto è vivere come gli italiani, comprare al mercato, cucinare a casa, usare i mezzi pubblici, godere delle cose gratuite come camminare, visitare chiese e piazze. Esatto. Non serve spendere tanto per vivere bene. La felicità non si compra. Lucas, qual è la tua spesa preferita? Quella che ti rende più felice? Difficile. Forse il caffè del mattino al bar. Costa poco, ma mi fa iniziare la giornata con il sorriso. E tu, Mia? Per me sono i libri. Adoro comprare un libro nuovo o andare in biblioteca. Leggere mi rilassa e mi fa viaggiare con la fantasia. E non costa tanto. I libri sono meravigliosi. Ascoltatori, qual è la vostra spesa preferita? Quella piccola cosa che vi rende felici. Condividetela con noi. Vogliamo conoscere le vostre storie e se avete domande sul costo della vita in Italia, scrivetele nei commenti. Cerchiamo di aiutarvi. Sì, siamo qui per questo. Wow Podcast Italian è una comunità. Impariamo l'italiano insieme e condividiamo esperienze. Siete tutti importanti per noi. Grazie a tutti per aver ascoltato questo episodio. Spero che le informazioni siano state utili. Se preparate un budget, se cercate di risparmiare, se volete vivere in Italia, ora sapete di più. E ricordate, in Italia la vita è bella non perché costa poco o tanto, ma perché sappiamo godere dei piccoli piaceri. Un tramonto, un piatto di pasta, una passeggiata con gli amici. Bellissimo, Lucas! Questa è la filosofia italiana. Vivere bene, godere il momento, apprezzare quello che abbiamo. Non serve essere ricchi per essere felici. Esattamente. Marco lo ha capito e voi, cari ascoltatori, lo state imparando. Continuate a studiare l'italiano, continuate a sognare l'Italia. Prima di salutarci, vogliamo darvi un piccolo compito. Prendete un quaderno e scrivete un budget immaginario per vivere in Italia. Affitto, cibo, trasporti, tutto. È un ottimo esercizio. Ottima idea. E poi condividete il vostro budget nei commenti. Così possiamo discutere insieme e imparare gli uni dagli altri. Che ne dite? Perfetto! Allora, cari ascoltatori, vi salutiamo. Continuate a praticare l'italiano, continuate a seguire Wow Podcast Italian e continuate a sognare. Buonasera a tutti. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao. Buonasera, un abbraccio grande a tutti voi. E ricordate, l'italiano si impara ascoltando, parlando, vivendo. A presto!